È uno dei tanti argomenti ampiamente discussi nel Feng Shui, come utilizzare i simboli, perché spesso il simbolo è qualcosa che ci appare semplice, perché il simbolo nella natura che cos'è? Cioè nella pratica è un oggetto, un'immagine, un qualcosa. E dico sì, facciamo un intervento di Feng Shui, voglio rivoluzionare casa, però è molto complicato, molto difficile. Allora mi attacco all'idea del simbolo, mi attacco a questa idea e dico bene, ma io prendo un oggettino, lo posiziono nel punto giusto ed è presto fatto. Quindi il lavoro sui simboli e la ricerca sui simboli è diventato qualcosa di accattivante, interessante. Da una parte la possibilità di avere una soluzione semplice, immediata, veloce, economica, una soluzione a un problema, e dall'altra la grande domandona. Funziona? Funziona il microfono, intendevi, no? E quindi andiamo un po' a vedere, a esplorare questo mondo dei simboli. Quando li usiamo e perché li usiamo è una delle prime domande che ci dobbiamo porre nel Feng Shui. Quando lavoriamo con il Feng Shui noi lavoriamo sempre seguendo un principio di priorità. Per questo motivo non possiamo assolutamente pensare, ve lo dico fin da subito, che per qualsiasi cosa ci sia il simbolo. Il simbolo non è la pastiglia per il mal di testa, il simbolo non è quella cosa che mi fa male il dente, prendo la pastiglietta. No, per lavorare con il Feng Shui bisogna lavorare, anche quando si lavora con i simboli, andando in profondità. Solo andando in profondità, solo ponendosi le domande giuste, si può arrivare a utilizzare il simbolo con consapevolezza e si può arrivare ad ottenere dei risultati tangibili con i simboli, perché in fin dei conti cosa vogliamo? Vogliamo ottenere dei risultati, non vogliamo raccontarci delle storie, per quanto possono essere carine e interessanti. E per utilizzare i simboli la prima domanda che dobbiamo farci è: come ci relazioniamo con i simboli? Come io percepisco il simbolo? Ma non solo come lo percepisco io, ma come tutti noi percepiamo quel simbolo. E questo è fondamentale, come l'uomo lo vede. Certo, ok, lo vedo con gli occhi, ma come il simbolo mi trasmette il suo messaggio? Questa è la domanda chiave, a cui naturalmente cercheremo di rispondere. Nel corso della storia, ma anche nel corso della vostra vita, vi sarà capitato di tentare di trovare significati a oggetti, significati a simboli. Ci scervelliamo, il nostro cervello è un cricettino che continua a girare là sulla sua ruota perché vogliamo trovare dei significati. E quando vogliamo trovare una cosa a tutti i costi, se non la troviamo, che cosa facciamo? Ci inventiamo, perché ci piace avere ragione. A tutti noi piace avere ragione. E quindi nel corso della storia l'uomo ha sempre cercato di trovare significati ai simboli. E soprattutto a volte si è ingannato o a volte ha creato delle grosse sovrastrutture. Ma c'è un altro problema, che all'interno dello stesso simbolo, dello stesso oggetto, spesso si nascondono molto più di un significato. C'è una stratificazione, come gli strati geologici, di significati che, proprio come gli strati geologici si sono formati nel corso della storia attraverso i vari sedimenti, anche il significato dei simboli si è creato e formato nel corso della storia attraverso le varie sedimentazioni di diverse culture, di diverse capacità. E poi ve lo anticipo, il problema culturale? Il simbolo che vale per me vale per tutti? Bene, adesso che avete tutte le domande, vi sentirete già sicuramente molto meglio, no? Schiaccio sempre troppo. Quindi, adesso che avete tutte le domande, vi propongo di fare un gioco, perché vorrei che ognuno di voi
potesse approcciare a questo argomento vivendolo in prima persona. E vi chiedo in 30 secondi di scrivere 10 significati per il simbolo del serpente. Non importa, quelli che avete scritto e adesso dimenticateveli, lasciateli lì sul foglio per un pochino, poi li riprenderemo. E iniziamo a parlare dei simboli. Che cos'è il simbolo? Il simbolo è un segno, un disegno, un oggetto che ha un valore evocativo. Evoca in noi delle sensazioni, delle emozioni, evoca un significato, evoca idee, pensieri, evoca reazioni all'interno del nostro sistema. Quindi molto spesso che cosa accade? Che l'oggetto simbolizzato è simile a quello che ci vuole raccontare, è simile al suo significato, proprio nell'aspetto è simile al suo significato. Ed è attraverso la lettura dell'aspetto, della forma del simbolo che noi possiamo andare a comprendere il significato profondo del simbolo stesso lavorando in maniera analogica. Però abbiamo detto che è vero che se ragioniamo in maniera analogica possiamo arrivare a comprendere, a intuire. Il cervello analogico è il cervello associato anche alle intuizioni e possiamo arrivare a intuire qual è il significato del simbolo. Ma qual è il significato per chi? E soprattutto, quando utilizzo il simbolo, quando utilizzo questo linguaggio, devo scegliere il significato giusto perché devo ottenere l'effetto giusto. Quando facciamo una consulenza di Feng Shui, le richieste, gli obiettivi che ognuno dei nostri clienti ci chiede attraverso la consulenza di Feng Shui sono differenti. Ognuno di noi ha delle esigenze differenti e quindi dovrò andare a pescare in un archivio di migliaia di simboli il simbolo giusto per ottenere l'effetto giusto per la persona giusta che appartiene alla sua cultura, che ha la sua storia personale e ha un suo vissuto e tutte queste cose devono quadrare. Quindi iniziamo a capire che lavorare con i simboli non è quella cosa così semplice da vado al negozio, mi compro questo oggettino, lo metto lì ed è presto fatto. In realtà il lavoro sui simboli è uno dei lavori più difficili, profondi e complicati che si possano fare con il Feng Shui. Anche perché prevede un grande lavoro di comprensione del cliente, profonda, molto profonda. Intanto abbiamo detto che il valore evocativo, il simbolo, lo deve avere per chi andrà a vivere questo simbolo, cioè per chi lo vedrà posizionato nel suo ambiente, nella sua casa. Il simbolo che funzione ha? Ha quello di interagire con la persona, l'oggetto interagisce con la persona e gli riporta alla memoria una serie di contenuti. E solo se veramente la trasmissione di questi contenuti avviene, il simbolo avrà il suo effetto, altrimenti no, sarà un oggetto come tanti altri, come questa sedia. Ma come la persona interagisce con l'oggetto? Interagiamo in 3 modi differenti. Interagiamo con la nostra coscienza vigile. Il serpente è un animale rettile, coscienza vigile. Ok? È un rettile. Interagiamo con l'intuito, l'empatia, lasciandoci trasportare dalla sua forma, dalla sua sinuosità, dalla sua mobilità, capacità di insinuarsi, ad esempio. E interagiamo col nostro istinto, la nostra coscienza animale profonda, che si relaziona con le forme. Si relaziona con le forme e ha delle reazioni istintive date dalle forme. E quando lavoriamo con i simboli dobbiamo sapere che lavoriamo contemporaneamente su questi 3 livelli. Quindi il messaggio è molto forte, se arriva giusto e coerente a se stesso su tutti e 3 i livelli. Altrimenti, qualche cosa non va. Che cosa condiziona queste nostre 3 coscienze, 3 cervelli? Possiamo accordarci che li chiamiamo così.
L'istinto, la nostra coscienza animale, è uguale per tutti, ci appartiene perché siamo Homo sapiens, ognuno di noi ha la stessa identica coscienza animale. Tuttavia siamo assai diversi, perché abbiamo una capacità intuitiva e empatica differente, innata, genetica, e una coscienza vigile, una mente vigile differente, anche perché entrambe sono state condizionate dal nostro vissuto, dalle nostre esperienze che ci hanno accompagnato dalla nascita fino ad ora. Quindi abbiamo gli aspetti culturali sociali. Che cosa sono? Sono tutti quelli che dipendono dalla civiltà in cui viviamo, è la coscienza sociale, sono le regole sociali del buon comportamento, ad esempio. Dagli aspetti culturali individuali abbiamo studiato matematica o storia dell'arte, ok? Abbiamo delle conoscenze differenti. E dalla nostra storia personale. Ho il terrore dei serpenti, ad esempio, o dei ragni. Questo dipende dalla mia storia personale. Quando lavoriamo con il Feng Shui dobbiamo lavorare però anzitutto in maniera primaria su questi due aspetti, sull'istinto, sulla coscienza animale e sull'intuito e l'empatia. Ora ho messo appositamente questa immagine associata a questa diapositiva perché è un'immagine molto forte dal mio punto di vista e al di là dell'aspetto culturale e del fatto che sia un'immagine sacra che voglio rispettare fino in fondo, a livello istintivo e a livello empatico è un'immagine di sofferenza che poi a livello della mente superiore ha tutti i suoi innegabili contenuti di sacralità e di spiritualità, va bene ed è giusto mantenerli, ma non si possono per questo negare quelli inferiori. Bene, ora che abbiamo visto i 3 livelli voglio ritornare sul serpente, ok? Guardate se tra i vostri appunti sono uscite queste parole, quali sono uscite, non necessariamente queste, magari delle altre. È un gioco che adesso potete giocare con voi stessi, ok? Le associazioni che possono venire alla mente per analogia, per conosciuto, per cultura, con il Feng Shui, con il serpente, mentre con il Feng Shui dobbiamo andare al di là di queste cose, sono queste: il demonio, la tentazione, il fatto che sia subdolo, falso, traditore. Ma, ahimè, tutte queste derivano dalla situazione culturale e nello specifico dalla religione cattolica. Quindi riguardano quell'argomento che noi abbiamo definito aspetti culturali e sociali e li mettiamo nel contenitore, giusto per 2 minuti, della coscienza vigile, perché poi a me i contenitori non piacciono. Altre associazioni con il serpente, la conoscenza, la saggezza. Anche questi sono contenuti di tipo religioso, ad esempio nell'ebraismo è associato alla conoscenza e al trasmettere un sapere, ma di nuovo sono aspetti di tipo culturale e sociale e dipendono dalla storia personale, dagli aspetti culturali individuali, oltre che da quelli sociali. Passiamo al nostro amico Freud. Chi associamo il serpente, soprattutto nello studio dei sogni, al simbolismo sessuale maschile, legato appunto alla psicoanalisi, ai sogni. Ma già il suo successore cambia un po' le carte in tavola. Stiamo parlando ancora, anche se stiamo parlando di psicologia, siamo ancora nella mente. Non siamo nell'empatia, non siamo nell'istinto, stiamo ancora lavorando nella mente.
ecco qua. Il serpente con Jung diventa conoscenza, evoluzione. Lui dice quando una persona sogna il serpente è perché si trova in un momento di grosso e importante cambiamento nella sua vita. Per questo molto spesso lo sognano i giovani. Tuttavia, per quanto magari può piacerci anche di più, anche perché ci dà delle buone speranze, non siamo ancora scesi troppo in basso, ma abbiamo raggiunto il livello empatico. Abbiamo raggiunto il livello più intuitivo. Stiamo lavorando in maniera già più profonda. Ma per andare a capire un simbolo, molto spesso un grande aiuto ci può arrivare dalla storia del simbolo stesso, perché più andiamo indietro, più come esseri umani eravamo connessi ai nostri istinti, molto meno mentali, molto più radicati, molto più istintivi, molto più animali. E quando noi andiamo indietro a cercare dei simboli nella storia, a comprendere il loro significato nella storia, allora ci stiamo avvicinando a quella che è la nostra coscienza animale profonda, perché è un lascito che i nostri antenati ci hanno regalato. E guardate un po', noi dove troviamo i serpenti? Li troviamo, sì, nel simbolo della farmacia, ancora oggi, le farmacie o gli ospedali, i centri medici, presentano questi due simboli, che sono uno l'evoluzione dell'altro, il bastone con il serpente o i due serpenti arrotolati. È associato alla trasformazione, vedete, l'ha ripreso poi anche Jung, la trasformazione, il cambiare, la metamorfosi e quindi la guarigione, perché la guarigione che cos'è? È una trasformazione da uno stato di malessere a uno stato di benessere. È un cambiamento e per questo è stato associato appunto alla guarigione. Già a partire dall'antica Grecia è stato associato alla medicina e alla sapienza, alla conoscenza, perché qual è quella cosa che maggiormente ci permette di trasformarci se non la conoscenza? È la conoscenza che ci permette di andare oltre, di superare i nostri limiti, di instaurare, innescare il cambiamento. E qui dove siamo? Secondo voi, dove siamo? Piano piano stiamo scendendo, forse stiamo scendendo. Quando andiamo a fare la ricerca, non dobbiamo prendere la prima cosa che ci viene dalla storia e dire ah, eccola qui, è questa. La prendo, la metto lì e dico forse. Il forse me lo tengo a lungo, perché col forse non si sbaglia. Col sì e col no è più facile. E all'inizio, quando ho tanti forse che mi dicono la stessa cosa, posso iniziare a dire sì. Ma quando ne ho uno, dal mio punto di vista non è sufficiente. Rimane un forse. Può darsi che sì, può darsi che no. Vediamo, allora mi domando, ma qualche altra volta, da qualche altra parte è successo che questo simbolo rappresentasse queste cose? Guardate un po' dove. In Cina, nel Feng Shui, il serpente, il rettile, la tartaruga, la troviamo spesso disegnata negli antichi testi nel retro dell'abitazione. Molti di voi sanno che la tartaruga è un animale simbolico e con il suo nome viene indicata l'area del retro della tartaruga in maniera analogica, evocativa, simbolica. E che cosa è associato al retro? Il retro è ciò che mi sostiene, il retro è ciò che mi accudisce, mi protegge e quindi ciò che mi garantisce la salute. Ed ecco qui che stiamo ritornando ad avere lo stesso significato in due ambiti culturali e sociali molto differenti. Siamo passati dall'antica Grecia all'antica Cina.
sono due mondi assai lontani. Ma non solo, perché ciò che sta dietro, ciò che sta alle mie spalle, è il mio passato, e il mio passato è il mio bagaglio di esperienza, e il mio bagaglio di esperienza è la mia conoscenza. In questo caso il serpente o tartaruga, molto spesso viene disegnato, c'è proprio questo simbolo del serpente che avvolge la tartaruga, rappresentano di nuovo questi due grossi contenuti di significato. Non mi basta, non mi sono ancora accontentata, voglio vedere se c'è dell'altro, da qualche altra parte. E vado a Creta, nell'età minoica, e qui vedo che molte statue della Dea Madre, una delle divinità principali dell'antica Creta e della civiltà minoica, era rappresentata, come molte altre statue della Dea Madre che rappresentano la salute e l'abbondanza con grossi seni, ma era anche rappresentata con due serpenti in mano. Due serpenti che sono un po' un'eccezione, non li troviamo sempre nelle statuette della Dea Madre, ma che cosa significavano? Beh, tiene in mano il serpente che cos'era in quella cultura, mi chiedo, che cosa rappresentava, perché proprio il serpente? Beh, perché il serpente ha una sua funzione essenziale nella civiltà agricola contadina. Il serpente mangia i topi e gli altri animali che distruggono il grano. Quindi il serpente ci dà la possibilità di avere un buon raccolto. Quindi ci assicura che cosa? Cibo, abbondanza, ci assicura salute, perché non avremo carestie, staremo bene. Siamo ritornati ancora una volta alla stessa unità di significato. Faccio un altro salto. Vado in India. Vado a rovistare un po' nella cultura dello yoga e trovo questo simbolo di nuovo. Avrete sicuramente sentito parlare del Kundalini. E trovo di nuovo questo simbolo, ma guardiamolo un secondo. Non è lo stesso simbolo della farmacia? È praticamente identico. La stessa identica cosa. E che cosa rappresenta? Rappresenta la forza vitale interiore. Siete d'accordo? E quindi siamo di nuovo legati alla salute, alla conoscenza, ed è lavorando, ci dice questa cultura, lavorando sulla tua forza vitale interiore, puoi arrivare alla conoscenza e alla trasformazione. Beh, inizio a dire, mi suona che qui c'è qualcosa di vero. Ma mi è venuta in mente anche un'altra cosa facendo questo ragionamento. Noi abbiamo parlato dei nostri tre cervelli all'inizio di questo intervento, abbiamo parlato della coscienza superiore, abbiamo parlato del cervello emozionale e abbiamo parlato del cervello animale. Ma noi abbiamo tre aree specifiche del cervello e una di queste è proprio il cervello che viene detto rettiliano. La coscienza limbica, il primo a svilupparsi, il cervello più antico che condividiamo con molti altri animali, il famoso cervello rettile. E di nuovo ci sta parlando della connessione con la nostra parte animale profonda e con una conoscenza antica che è anche innata, è anche dentro di noi. Quindi a questo punto mi sento sicura di dire, ok, il serpente rappresenta anzitutto la conoscenza, la salute, l'evoluzione e la capacità di trasformarsi. Quanti di voi, così per curiosità, avevano messo questi aggettivi? Discretamente pochi. Una decina.
Bene, queste abbiamo detto sono le unità di significato del simbolo del serpente, ma attraversando questo esempio insieme abbiamo anche visto come si va a scavare nel significato dei simboli. E questo procedimento è quello che dobbiamo attuare ogni qualvolta decidiamo di utilizzare un simbolo. Non è poi così cotto e mangiato, diciamo. Quando un simbolo lavora in questo modo, quindi andiamo a capire l'unità di significato del simbolo a livello profondo, non è più un simbolo, mi viene voglia di differenziarlo e vorrei chiamarlo archetipo, perché è qualcosa che ci coinvolge visceralmente, è qualcosa che ci coinvolge tutti. Ma vero che se nel Feng Shui voglio utilizzare dei simboli è meglio che io utilizzi degli archetipi, dall'altro canto devo assolutamente verificare tutti i livelli superiori, perché è chiaro che se io volessi utilizzare in un intervento l'archetipo del serpente, ma per la persona a cui è destinato l'utilizzo di questo simbolo, il serpente è anzitutto tradimento o paura a livello superiore, non posso fare questa forzatura, perché il messaggio che arriva rimane comunque non pulito, non chiaro, ed è meglio non addentrarsi e non prendersi questo rischio. Cosa devo fare? Non basta ancora. Oltre a dover scegliere l'archetipo giusto, per utilizzare il simbolo devo anche mettere l'intenzione giusta. Che cosa significa? Significa che se io vado al mercato, prendo un simbolo da 2 soldi, lo piazzo lì che non me ne frega niente e non gli do alcun valore, c'è qualcosa che non va nella connessione con questo simbolo. Ci vuole molto impegno per selezionarlo, un impegno che coinvolge sia il consulente sia il cliente, che dovrà continuamente dialogare, parlare, confrontarsi, fare magari 10.000 volte questo lavoro che avete fatto voi oggi delle associazioni. Quindi diventa un lavoro molto impegnativo che prevede anche l'utilizzo di una grande forza interiore di fede e fiducia in ciò che sta facendo. Servono di nuovo tutti e 3 i livelli e tutti e 3 i livelli devono andare a braccetto insieme, d'accordo. Quindi se vogliamo usare i simboli, oltre a usare i simboli giusti, bisogna utilizzarli un po' con parsimonia, perché se io utilizzo 10.000 simboli ognuno toglie il valore dell'altro. Serve uno che sia dominante e importante, ma poi anche perché prevedono veramente una grande fatica, un grande impegno, un grande dispendio di energie. Tuttavia, ma cosa è successo? È ripartito? Sono andata indietro? No. No, è giusto. Quindi, ok, no, perché nella mia testa volevo dirvi un'altra cosa, ma ve la dirò dopo. Quindi ricapitolando dobbiamo chiederci, per chi ha il simbolo non è per me che sto facendo la consulenza, è per chi riceve la consulenza, per chi lo deve avere in casa sua. Mi devo chiedere come funziona il linguaggio dei simboli e l'abbiamo visto, e mi devo chiedere in ultimo quale effetto desidero ottenere. Anche questo è un aspetto molto importante, perché l'effetto dipende naturalmente l'effetto che desidero ottenere con l'utilizzo del simbolo dipende dal tipo di intervento di Feng Shui che sto facendo, ovviamente, dalla tecnica che ho scelto di applicare. Tecniche diverse prevedono un utilizzo differente dei simboli, e dipende dal problema che intendo risolvere mettendo in atto quel simbolo. Ci sono differenti tipi di interventi di Feng Shui, possiamo catalogarli velocemente in 3 tipi diversi. Interventi prettamente di scuola della forma, cioè che vanno a cambiare l'ambiente, a cambiare
posizione di pareti, aperture, pieni, vuoti, posizione dei mobili, quindi sono interventi grossi, diciamo, di struttura, anche se sposto solo dei mobili. E ci sono interventi più di tipo psicologico che vanno ad affrontare la vita della persona in maniera più profonda, lavorano su aspetti più sottili, e ci sono addirittura interventi di tipo più energetico che lavorano più a livello del C celeste o lavorano in una modalità come quella che ha spiegato prima Nicole, che vedete più sottile, si muove di più sul piano energetico. I simboli è meglio utilizzarli in queste due tipologie di intervento, perché sono più efficaci se ci muoviamo in queste due tipologie. Intanto perché da una parte il simbolo è percepito a livello profondo, a livello del cervello limbico, ma il passaggio del messaggio del simbolo arriva attraverso l'intuito. Noi siamo arrivati attraverso l'intuito a comprendere il messaggio profondo, è quello che abbiamo fatto oggi. E il simbolo, in un certo senso, è un oggetto, ha una forma, una consistenza, è qualcosa di tattile, di prettamente terreno, ma che possiede dei contenuti celesti. Quindi mette insieme queste due cose andando a superare la forma attraverso l'oggetto. Che cosa fa il simbolo? Quando io metto il simbolo in una stanza, do alla persona un continuo richiamo, è come se le dicessi: ehi, ti ricordi che abbiamo fatto questo lavoro di Feng Shui? Ti ricordi che nella tua vita volevi cambiare questa cosa? Ti ricordi che la stai cambiando, che hai iniziato a cambiarla dal momento in cui hai messo questo simbolo? Ti ricordi che vuoi andare in quella direzione? E allora anche la forza di volontà di quella persona si attiverà in quella direzione e avrà continuamente questo memo, questo post-it a forma di simbolo che gli ricorderà di portare avanti il suo obiettivo. Bene, qui vi faccio vedere alcune tecniche che prevedono l'utilizzo dei simboli e va anche detto che molto spesso i simboli poi sono utilizzati nella pratica quando abbiamo un po' le mani legate. Perché se dobbiamo cambiare un ambiente, dobbiamo fare delle trasformazioni, riusciamo a fare delle trasformazioni grosse, riusciamo a rimappare il messaggio generale che l'ambiente sta dando alla persona. Ma a volte non possiamo rimappare tutto, non possiamo rimappare l'abitazione completamente, rimappare le credenze della persona completamente. Non possiamo trasformare i limiti mentali abbattendo i muri per fare un'associazione. A volte non si può fare, perché il comune non ci dà il permesso, perché non c'è la possibilità di intraprendere dei lavori di questo genere, perché è molto pesante, a volte non si può fare. E si può fare, a volte si può anche fare poco. E allora quando si può fare poco, ci giochiamo il jolly del simbolo, che per quanto sia un lavoro molto faticoso, è anche un lavoro che, se ben fatto, ben impostato fin dall'inizio, può dare dei buonissimi risultati. E poi mi chiama il simbolo per attivare che? Ok? Che cosa voglio attivare con i simboli? Questa è un'altra domanda interessante che vogliamo porci. Non capisco che cosa sta facendo il mio computer. Il simbolo per attivare varie attività della nostra vita, vari ambiti della nostra vita. Però adesso mi dite come faccio a dirvi: per attivare questo dovete mettere quello? Adesso che avete capito come funziona il simbolo, capite anche che non posso darvi un elenco? Che dovete cercarlo dentro di voi, il simbolo giusto per attivare quella cosa giusta che desiderate attivare.
è necessario appunto cercarlo insieme, cercarlo nella cultura sociale, cercarlo nella cultura personale. E come vi dicevo prima, il simbolo diventa così un rinforzo non solo una soluzione alternativa quando noi non sappiamo più dove mettere le mani, abbiamo le mani troppo legate e scegliamo l'alternativa del simbolo, ma anche quando facciamo una consulenza, molto spesso utilizzare un simbolo è un po' come mettere la famosa ciliegina sulla torta. Perché? Perché dopo aver fatto tutto il gran lavoro metto anche il promemoria di quel lavoro, metto anche questa continua riattivazione che mi dice: hai lavorato per questo, hai già lavorato tanto, hai già raggiunto tanti obiettivi, puoi raggiungerne degli altri, puoi andare fino in fondo.